Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa con del cordino macramè e con questo punto vedete a rete. Io ho agganciato i manici in questa maniera, ovviamente è opzionale. Per la borsa basterà realizzare un fondo, a questo fondo poi vado a realizzare sia un bordo inferiore, vedete, che un bordo superiore. Solo la parte centrale verrà lavorata a punto rete. Per realizzare questa borsa io ho utilizzato un cordino macramè di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni trovate sia il link per provare questo cordino ma anche un codice sconto di 5 euro nel caso vogliate acquistarlo. Inoltre durante il tutorial vi spiegherò anche come ho adattato, vedete, una borsa di plastica per l'interno perché mi piaceva tanto l'effetto, vedete, che dà della trasparenza. Siccome la borsa necessita di una fodera, ovviamente con il cotone o con il feltro perdiamo quello che è l'effetto trasparenza. Quindi vi spiego anche questo e in più sempre nel box informazioni sotto a questo video vi metto il link di dove ho acquistato io la borsa che poi chiaramente ho adattato all'interno. Vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube dove potete condividere con me i vostri lavori. Detto questo passiamo al tutorial. Per il tutorial io metto su 12 catenelle che in centimetri sono 9 centimetri. Andrò a lavorare praticamente un fondo rettangolare, ok? Quindi entro all'interno di ogni catenella e lavoro una maglia bassa. Io lavoro con uncinetto numero 4. Ovviamente voi, se state lavorando con un altro tipo di filato, dovete mettere su un numero corrispondente di catenelle ai miei 9 cm. Quindi semplicemente mettete delle maglie, delle catenelle che arrivino a 9 cm. E lavoriamo maglie basse in ogni punto fino alla fine. A fine riga io avrò 11 maglie basse. Adesso una catenella, giro il mio lavoro, entro in ogni punto e lavoro una maglia bassa in ogni punto e completerò ovviamente tutta la riga con le 11 maglie basse. Completata anche la seconda riga, di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo lavoriamo le nostre 11 maglie basse, una maglia bassa in ogni punto. Adesso io devo andare a proseguire fino a raggiungere ovviamente la mia lunghezza, la lunghezza desiderata. Io arriverò ad una lunghezza che corrisponde ad una borsetta trasparente, quindi di plastica, perché poi ho intenzione di andare a inserire l'interno. Quindi adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi ovviamente vi dico righe e centimetri. Io ho realizzato 37 righe che in centimetri sono 29 centimetri e abbiamo una larghezza di 10, ovviamente poi lavorando le maglie basse, quindi ovviamente si allarga rispetto all'inizio e ho, vedete, guardate, proprio lavorato la base rispetto, vedete, a quella che voglio adattare. Quindi anche se non avete la borsetta da adattare, può essere un'idea anche quando dovete adattare la borsa di Utah. Adesso dobbiamo fare un giro di maglie tutto intorno. Io, vedete, mi trovo qui, entro qui nello stesso punto dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Per le maglie bassissime vi raccomando di farle in maniera morbida. Entro nel prossimo, vedete, e di nuovo una maglia bassissima, di nuovo nel prossimo e una maglia bassissima. Quindi una maglia bassissima andrà lavorata sempre in corrispondenza di ogni riga. Quindi voi dovete andare a proseguire in questa maniera fino ad arrivare al primo angolo. Quando arrivo, guardate, nell'ultimo punto lavoro l'ultima maglia bassissima per questa riga e qui nell'angolo realizzo una catenella e poi mi aggancio, vedete, di qua di nuovo e inizio con le maglie bassissime su quest'altro lato, che è praticamente l'inizio della nostra catenella dove iniziamo la lavorazione. E andiamo a proseguire. Vi raccomando di non tirare troppo le maglie bassissime, non devono essere tirate. Vedete, io le lavoro proprio morbide, morbide, che andranno comunque a fermare bene la lavorazione, ma il lavoro non tirerà.
arriviamo in quest'altro angolo, lavoro l'ultima, vedete, maglia per il lato sottostante, ed ecco qui. E adesso anche in quest'angolo una catenella, entriamo sui lati, vedete, e maglia bassissima. E ora vedete, in ogni riga corrispondente dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassissima. E quindi vedete anche nell'ultimo angolo una catenella, entriamo da quest'altra parte e maglia bassissima su ogni punto, e completiamo fin dove abbiamo iniziato. Arriviamo dove abbiamo iniziato, questo sarà il nostro risultato. A questo punto vedete, noi qui abbiamo i punti che sono le maglie bassissime. Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione della nostra borsa. Qui abbiamo, vedete, il prossimo punto bassissimo. Io entro dietro, vedete, il prossimo punto, carico il filo e lavoro una maglia bassa, e qui vado a mettere un marcapunti. Qui ho, guardate, il prossimo punto bassissimo, sempre dietro, carico, vedete, il punto così e lavoro un'altra maglia bassa. Prossimo punto bassissimo, da dietro, carico il filo e lavoro una maglia bassa. E la stessa cosa, vedete, per ogni punto. Qui c'è il punto bassissimo, dietro, carichiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa, in questa maniera qui. Adesso lavorerò fino ad arrivare al primo angolo. Arriviamo, vedete, nell'angolo. Vi voglio far vedere come sta avvenendo la lavorazione, vedete, quindi andiamo a creare già un bordo che va proprio a distaccarsi al fondo. Adesso guardate, io arrivo nell'angolo, qui ho, vedete, la maglia, entro e lavoro una maglia bassa. Anche qui guardate bene, ho la maglia, entro dietro e lavoro una maglia bassa. Chiaramente noi qui, avendo la catenella, non abbiamo due maglie, quindi qui non lavoreremo dietro la catenella, ma proseguiamo, vedete, sui punti che hanno ovviamente poi lo spessore dietro. Ed ecco qui dove abbiamo il punto bassissimo, noi entriamo sulla parte retro, vedete qui maglia bassissima, io entro qui sulla parte retro e dobbiamo andare a lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, cioè dove abbiamo il marcapunti. Una volta, vedete, che io ho completato il mio fondo, avrò questo bordo, vedete, che si distacca completamente dal fondo, quindi vedete, ben sollevato. Adesso io ho lavorato l'ultimo punto, quindi vedete le due maglie bassissime si congiungono, tolgo il marcapunti ed entro prendendo entrambe le asole e lavoro la maglia bassa in questa maniera qui. Ecco, vedete, le maglie bassissime sembrano continuare tra loro e qui ho il distacco delle maglie basse. Adesso rimetto il marcapunti su questa maglia bassa e semplicemente devo andare a lavorare una maglia bassa su ogni punto senza realizzare nessun aumento. Una maglia bassa su ogni punto fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. Una volta arrivati dove abbiamo il nostro marcapunti, dobbiamo andare a proseguire sempre a maglia bassa, quindi io rifaccio la maglia bassa, non chiudo la lavorazione e metto il marcapunti. Adesso io vado a proseguire per qualche riga ancora di maglia bassa. Una specificazione che vi voglio fare, o un dettaglio: lavorando le maglie, se qui vedete che è troppo largo, potete solo nell'angolo fare una diminuzione, quindi diminuire un punto all'angolo. Ok, questo dipende dal filato con cui state lavorando. Nel mio caso non c'è bisogno, va bene così. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho lavorato. Io ho proseguito per un totale di 5 righe che in centimetri sono 5 centimetri. A questo punto, vedete, una volta che noi abbiamo disteso il nostro fondo, io taglio della larghezza del fondo
un pezzo di feltro che deve essere, vedete, proprio preciso all'interno della nostra borsa. Vado a mettere della colla a caldo sotto e lo vado a fermare. Questo qua mi servirà solo come sostegno per fare in modo che il fondo non slabbri. Quindi a prescindere di come poi decidiamo di foderare la borsa con del cotone o con la borsa, vedete, questa qua trasparente, che come vedete ci entra benissimo. Ecco qui, quindi ho fatto il fondo perfetto per questa borsa. Ora, a prescindere da quello che noi vogliamo andare a mettere come fodera, il fondo farà in modo che questo lato del basso, quindi del fondo, non vada ad allargarsi. Una volta quindi vedete che io ho fissato il mio pannello all'interno, qui ho il marcapunti, tolgo il marcapunti, lavoro la maglia bassa e dobbiamo tener conto che dobbiamo lavorare in maniera lineare, quindi nell'angolo deve sempre risultare la chiusura del nostro archetto. Quindi io entro, vedete, nel prossimo e lavoro una maglia bassa e vado a mettere un marcapunti. Adesso lavoriamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, saltiamo 3 maglie, 1, 2 e 3 e nella quarta lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo sempre i nostri 3 punti, quindi 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, dobbiamo saltare di nuovo 1, 2 e 3 e nella quarta lavoriamo un'altra maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo 1, 2, 3 e nel quarto lavoriamo una maglia bassa. Ed ecco, vedete man mano come vengono i nostri archetti. Ora lavorate sempre 5 catenelle, saltate 3 maglie basse e nella quarta lavorate una maglia bassa fino ad arrivare nell'angolo. Quando arrivo nell'angolo, vedete, io invece di saltare 3 maglie ne salto 4 perché mi devo trovare sempre nell'angolo. Ok, adesso di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, salto 1, 2 e 3 e nella quarta una maglia bassa e di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, salto 1, 2, 3, vedete, guardate, nella quarta io mi trovo al centro, quindi ne salto 4 e così mi trovo in questa maniera qui, perché mi devo trovare sempre nell'angolo, ok? In questa maniera. E adesso di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5, salto 1, 2 e 3 e nel quarto lavoro la maglia bassa. Ok, vedete, dobbiamo sempre trovarci in questa maniera qui. Quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo alla fine quindi della riga dove ho il marcapunti, io ho lavorato una maglia bassa, le 5 catenelle, 1, 2, 3 e 4 dove chiudere qua, ma vado, vedete, nel punto precedente al marcapunti e lavoro la mia maglia bassa in questa maniera qui. Quindi adesso ho 2, guardate, archetti giusto al centro di qua, 2 archetti al centro di qua e ho 8 archetti sul lato e 8 archetti sull'altro, quindi dovete avere gli stessi archetti divisi. Allora vi ho fatto vedere la lavorazione in questa maniera, in modo che se anche non sapete calcolare il multiplo, che in questo caso è un multiplo di 4 più 1, così voi andate comunque bene perché riuscite a suddividere gli archetti in maniera equa. Adesso io mi trovo in questa maniera qui dove ho il marcapunti, vedete, tolgo il marcapunti perché adesso dovrò iniziare a lavorare sugli archetti, quindi entro nella prossima maglia, lavoro una maglia bassissima ed entro, guardate, in modo da arrivare al centro
dell'archetto, quindi lavoro delle maglie bassissime perché io devo arrivare al centro della terza catenella, quindi 1 2 ed ecco qui, arrivo qui al centro e lavoro una maglia bassissima e da qui in poi mi sollevo e lavoro 1 2 3 4 e 5 e vado al centro, vedete, dell'archetto, lo attraverso e lavoro una maglia bassa. E qui vedete dove ho iniziato quindi a realizzare le catenelle, metto il mio marcapunti. Di nuovo 1 2 3 4 e 5 e vado al centro, vedete, di quest'altro archetto e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso procediamo sempre alla stessa maniera. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e al centro del prossimo archetto. Ed ecco qui, vedete? Quindi lavorate sempre 5 catenelle e al centro di ogni archetto lavorate una maglia bassa. Potete entrare anche all'interno della terza catenella se preferite, per fare l'archetto ovviamente più stabile. Io vado a proseguire fino al marcapunti. Quando arriviamo, guardate bene, dove io, vedete, ho il marcapunti, questo è l'archetto, ho chiuso, vedete, il mio archetto, adesso 5 catenelle e devo andare a chiudere dove ho il marcapunti, perché è dove io ho lavorato ho iniziato ovviamente la lavorazione del mio archetto e chiudo a maglia bassa qui. Quindi guardate 1 2 e 3 archetti qui e da quest'altra parte guardate 1 2 e 3 archetti, quindi controllate sempre questo per non sbagliare. Adesso chiaramente noi dobbiamo sempre iniziare al centro di un archetto, quindi io mi porto, vedete, guardate, sempre mi sposto praticamente 1 2 3 4 e 5, quindi 1 2, quindi entro nel primo spostandomi a maglia bassissima, nel secondo e nel terzo lavoro la maglia bassa e qui metto il marcapunti, perché qui sto iniziando l'archetto. Quindi 1 2 3 4 e 5. Adesso 1 e 2 e nel terzo entro al centro e lavoro una maglia bassa. Di nuovo 1 2 3 4 e 5 e al centro 1 2 e 3 lavoro una maglia bassa in questa maniera, vedete? Quindi adesso alla stessa maniera 5 catenelle al centro, sulla terza catenella lavoreremo sempre una maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, quasi al marcapunti, quindi nell'archetto precedente, di nuovo 1 2 3 4 e 5 e dove ho il marcapunti di nuovo vado a toglierlo e a lavorare la mia maglia bassa in questa maniera qui. Non vi confondete e saltate questa lavorazione. Per essere sicuri andate sempre a contare gli archetti, quindi voi dovrete avere 1 2 3 4 5 6 7 e 8 da un lato, in questo caso 2 nei lati, e da quest'altra parte 1 2 3 4 5 6 7 8, vedete, e 2 di nuovo nei lati qui. Quindi avremo un totale di 20 archetti per questa riga. Quindi andate sempre a controllare il numero dei vostri archetti in modo che voi non vi confondiate. Adesso noi qui, vedete, abbiamo chiuso la nostra lavorazione. Io rimetto, vedete, il marcapunti dove ho chiuso e mi sposto di nuovo. Quindi mi sposto 1 2 e qui nel terzo di nuovo lavoro le mie 5 1 2 3 4 e 5
e salto 1 2 catenelle e qui lavoro la mia maglia bassa in questa maniera qui. Ok, quindi dovete andare a proseguire ovviamente alla stessa maniera, tenendo presente che il marcapunti, se ovviamente vi confondete, andatelo a mettere sempre dove iniziate con le catenelle, altrimenti poi non sapete dove dovete chiudere. Andatela a mettere sempre dove iniziate con le catenelle, ok, perché qui che poi dovrete chiudere e iniziare di nuovo sul centro del nostro archetto. Contate nel caso non vi trovate, perché questo archetto non deve essere saltato, altrimenti la borsa si stringe. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico ovviamente in totale quanti archetti ho lavorato. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo archetto, quindi della lavorazione, io tolgo il mio marcapunti dove ho il segno e vado, vedete, a chiudere qui a maglia bassissima, perché adesso vado a nascondere il mio filo all'interno. Ovviamente lo andiamo a nascondere sempre meglio. Allora io vi dico quante righe ho realizzato. Abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 righe di archetti. In centimetri abbiamo circa 18 centimetri, comprese invece di bordo inferiore abbiamo 24 centimetri. Adesso questo filino qua ovviamente lo andiamo a nascondere bene all'interno e io me lego nei lati. Faccio questo perché la lavorazione tende a spostarsi con la lavorazione che abbiamo fatto degli archetti. Adesso giusto al centro, vedete, della lavorazione, io vado su uno degli archetti centrali, ecco, io conto 1 2 e 3 sulla terza catenella, aggancio il mio filo e realizzo una catenella, entro di nuovo e realizzo una maglia bassa e lavoro 1 2 e 3 catenelle. Sul prossimo archetto 1 2 e 3 sulla terza catenella, una maglia bassa e di nuovo 1 2 e 3, 1 2 e sulla terza catenella una maglia bassa. E dobbiamo lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Mettete un marcapunti per non confondervi, quindi completate lavorando 3 catenelle, una maglia bassa sulla terza catenella dell'archetto fino a completare la riga. Quando arrivo, guardate, quasi al marcapunti, qui ho, vedete, una maglia bassa, io devo andare a fare in questa maniera qui, quindi salto questa maglia bassa e mi lego proprio dove ho iniziato, quindi dove mi sono agganciata e ho realizzato anche una maglia bassa e lavoro una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Adesso dobbiamo lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa e dove abbiamo le catenelle attraversiamo, vedete, lavoriamo 3 maglie basse, quindi 1 2 e 3. Quindi andiamo a ricreare praticamente lo stesso bordo della parte inferiore. Maglia bassa, entro sulla maglia bassa e lavoro la maglia bassa. Di nuovo le 3 catenelle le attraverso, vedete, e lavoro 3 maglie basse attraverso 2 e 3. Dove ho la maglia bassa, ed ecco, vedete, di nuovo attraverso le 3 catenelle con 3 maglie basse e dove ho la maglia bassa lavoro una maglia bassa ed ecco qui. Adesso io vado a proseguire tutta la riga in questa maniera fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, lo tolgo, una maglia bassa all'interno e rimettiamo il marcapunti.
E adesso andiamo semplicemente a realizzare una maglia bassa su ogni, vedete, maglia bassa che abbiamo realizzato nella riga precedente. E lavoriamo in questa maniera qui fino ad arrivare al marcapunti. Adesso, arrivati a questo punto, semplicemente togliamo il marcapunti, realizzo una maglia bassa e rimetto il mio marcapunti. E di nuovo una maglia bassa su ogni maglia bassa e realizzo un totale di altre 2 righe, quindi la prima riga l'ho realizzata qui, realizzo la seconda, ho realizzato la seconda e adesso vado a realizzare altre 2 righe, quindi un'altra riga di maglia bassa, arriviamo al marcapunti, togliamo e rimettiamo il marcapunti e realizziamo un'altra riga di maglia bassa. In totale devono essere 4. Quando arrivo, vedete, alla fine della quarta riga, quindi 1, 2, 3, 4, tolgo il marcapunti e qui realizzo una maglia bassa e una catenella. Questa catenella ci servirà per chiudere senza scalino. E ora lavoro le maglie basse su ogni maglia bassa, quindi andate a lavorare una maglia bassa su ogni maglia bassa fino al marcapunti. Quando arriviamo, guardate, nella maglia bassa di chiusura, praticamente qui abbiamo la catenella, qui la maglia bassa, io tolgo semplicemente il filo in questa maniera qui e con un ago vado a chiudere la lavorazione. Quindi tolgo il marcapunti, salto, vedete, la maglia bassa, da dietro entro così e vado a chiudere la mia lavorazione, entro al centro ed ecco fatto. Quindi questo è un trucchetto che potete usare, vedete, per evitare lo scalino. Adesso ovviamente andiamo sempre a nascondere i nostri fili all'interno della lavorazione in modo impeccabile, in modo che poi non si sfilino quando la andiamo ad usare. A questo punto la nostra lavorazione è pronta ed eccola qua. Quindi ho raggiunto con il bordo superiore un'altezza di 28 centimetri. Ovviamente inserendo poi la fodera la borsa andrà a stendersi di più, questo è approssimativo, il bordo superiore 4 centimetri. Quindi vi ho dato queste misure in modo che voi possiate regolarvi nel caso state lavorando con un altro filato. Andiamo adesso ad adattare, prima di fare qualsiasi cosa, anche i manici, andiamo ad adattare la fodera che io vado a mettere all'interno, che è questa. Vedete, la prima cosa che faccio nel mio caso è quello di tagliare i manici, quindi questi manici non mi serviranno, quindi io vado a tagliarli non sotto sotto, vedete, ma così. Potete poi saldare con l'accendino se avete tagliato troppo. Ed ecco qui, guardate, io li taglio così perché la mia borsa non sarà così alta. Qualcuno potrebbe anche pensare ovviamente di sfruttare questi manici. Adesso vado ad infilare la mia borsa e dovrò prendere, vedete, la misura. Come faccio? Vado a piegare questo bordo, vedete, lo piegherò in questa maniera fino ad arrivare ovviamente a quella che sarà l'altezza che mi serve per la mia borsa. Allora, come potete vedere, io ho piegato il bordo e ho fatto ben 2 pieghe da quella iniziale, quindi la stessa altezza, vedete, che ha praticamente delle cuciture. Io ho realizzato altre 2 pieghe, avendo così questo risultato. Questo che vedete ondulante è normale che lo vedete ondulante perché io adesso andrò a cucire. Allora io vado a cucire con ago e filo di nylon, entrando ovviamente sia nella parte di plastica che nel bordo. Ovviamente per le principianti questo lavoro può essere molto faticoso, quindi potete anche fare dei fori con la foratrice per le cinture e quindi per voi ovviamente poi sarà più facile andare a cucire. Fate una distanza di 1 centimetro tra un foro e l'altro e l'andate a posizionare. Ovviamente potete realizzare anche una fodera di feltro, ok? Io volevo la trasparenza perché mi piace così e quindi ho adattato questa borsa trasparente, però anche una fodera di cotone
va bene. Ovviamente per avere questo effetto, vedete, così allargato, dobbiamo mettere qualcosa che sia rigido. Se poi invece non ci interessa la lavorazione che sia bella larga come la vedete, allora potete anche andare a lavorare ovviamente con una fodera di cotone tranquillamente. Io adesso vado a cucire con filo di nylon e poi andiamo a posizionare i manici. Una volta vedete che io ho cucito la mia fodera, questo sarà il risultato. Io ho inoltre, guardate, dato un punto di cucitura anche qui ai lati, una volta che, perché il laterale della nostra borsa è ben definito, vedete ci sono le cuciture, quindi ho messo pari pari e ho dato anche un punto di cucitura qui, così la fodera interna, vedete, è bella distesa. Adesso vado a fissare i manici. Allora, io ho fissato questo tipo di manici con delle borchie, vedete, io poi andrò a pressare perché ho la pressa, insomma, per questo tipo di aggancio. Ovviamente esistono in commercio anche quelle che si avvitano, nel box informazioni vi metto anche il link nel caso vogliate usare le viti, oppure semplicemente nei fori andate a cucire con il filo del cordino e potete ovviamente andare a mettere questo tipo di manici. Ovviamente potete anche realizzare dei manici con il filo e andarli a cucire, quindi potete dare ovviamente sfogo alla vostra fantasia. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito il tutorial e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.